Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 14, edizione Centauria. La scala di questo modello è 1 a 8 e il modello è quello che ha vinto tra i tanti titoli il Rallye di Montecarlo nel 1984 con il pilota Walter Röhrl e il suo copilota navigatore Christian. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina, dove troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere i numeri utili e i servizi dove rivolgervi in caso di necessità. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il mio cuore ragazzi. E alle persone che mi guardano e non si iscrivono ricordo loro che l'iscrizione è completamente gratuita. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Saluto anche il mio iscritto Giovanni che mi ha commissionato l'Audi 4, questa, e anche la Lancia Stratos che sto facendo anche io per me stesso, ma adesso ne sto costruendo una anche per lui, montando una anche per lui. Ciao Giovanni, ecco qui. Se sentite questo miagolio di sottofondo in mancanza della musica perché non sono ancora capace a metterla nei miei video, il mio gatto tigrato europeo di poco più di 2 anni, Michelangelo, il mio amore, la mia famiglia. Lo lascio chiuso fuori dalla camera, altrimenti mi distrugge tutto. Ecco qui, alla fine di questo montaggio rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 14 e poi ci salutiamo. Andiamo a vedere insieme quello che trovo all'interno di questa uscita. Telaietto anteriore destro, in metallo ovviamente perché è la parte destra di quello che abbiamo già montato. Traversa del telaietto interiore sì, gli intestini, telaietto anteriore, ok, anche questo è tutto in metallo. Questo l'ho chiamato elemento di dettaglio, in realtà è sicuramente qualcosa di specifico, ma io non saprei dirvi cosa. Non lo so, mi dispiace non saperlo. Se c'è qualche persona che mi visualizza e che sa dirmi che cos'è, sarei proprio curioso di avere questa risposta a questa mia domanda. Non so cosa sia. Poi abbiamo queste, che sono le 2 staffe. Faccio soltanto notare una cosa: quando nelle istruzioni di montaggio vi capitano 2 o più elementi con una sola cifra, in questo caso 14, e una lettera D, ok? Vuol dire che potete usare sia una che l'altra perché non esiste il destro e non esiste il sinistro. Sono simmetrici, identici. Poi 2 serie di viti SM. Aspettate perché sto cercando di ridurre, ecco così. ECM. La lettera finale è M e vuol dire metallo, per cui sono andato a crearmi i filetti con l'ausilio di un lubrificante.
Potrete usare qualsiasi lubrificante voi abbiate a disposizione, anche l'olio, non è importante la marca. Io ho questo e uso questo. Prendete 2 viti SM e vi andate a creare il filetto qua, dove vedete le viti già avvitate. Prendete 5 viti CM e andate a avvitarne qua dove vi faccio i segni. Sto cercando di dare più luce all'immagine. Ok? E poi una anche qua. Eccola. Quindi solo su questo telaietto ci vanno 4 viti CM. Ve le faccio rivedere. Ma io vi ho detto 5 viti CM, quindi ne manca una all'appello che troviamo subito. No, sono 6 viti CM. Andiamo a contarle. Allora, ecco perché. Ne va ancora una qui. Così ve ne faccio vedere una per chi mi vede per la prima volta. Bene, quindi e ce n'è ancora una qua, eccola. Qui però non ci va. Eccoli, sono 6 viti. Guardate, scusatemi, ma ecco, voglio essere certo di darvi informazioni corrette. Ci sono le istruzioni, però me n'era sfuggita una anche a me. 1, 2, 3, 4, 5 e infine l'ultima qui, 6. Tutte viti CM. Bene, adesso il montaggio, guardate, è semplicissimo. Mi vado a rimuovere queste 3 viti qui. Anche questa. Inserisco questo. Solo se vi siete creati i filetti
girate il cacciavite al contrario, quando sentirete che ha preso col dentino il clac o click, quello che volete voi, potrete avvitare tranquillamente, perché vi indicherà che il filetto è stato preso correttamente dalla vite. Ecco. Fate attenzione, usatelo questo metodo di filettarvi a punti fuori con le viti e un po' di olio lubrificante, se parliamo del metallo, perché questo pezzo qui che sono andato ad attaccare ha questo pezzo in plastica, ma la vite è avvitata nel metallo. Se non vi accorgete che siete arrivati alla fine perché non vi siete creati filetti, rischiate di spaccare la plastica stringendo troppo. Invece così, guardate, vedete come scorre la vite? Quando io sento che diventa più duro, capisco che ho tempo di fermarmi, e infatti mi fermo così. Poi metto questo così, inserisco una vite, mi basterà mettere questa senza stringerla, avete sentito il dentino? Sentite? Bene, adesso avvito le altre due cm. Ricordatevi quello che vi avevo detto quando abbiamo montato questa parte qui? Controllate, indipendentemente dal fatto che avete le sedi dedicate per cui siete sicuri che il pezzo è montato correttamente. Non è così. Non è così. Ve l'ho fatto già vedere l'altra volta, guardate. Io posso anche stringere le viti in questa maniera. Guardate qui. Le stringo e così non è corretto. Guardate, così è corretto. Avete visto quanto gioco c'è qui? Questo pezzo deve essere a filo. Se io faccio così c'è il dentino. Ok? Mi raccomando. Perfetto. A questo punto vado a rimuovermi le ultime due viti CM. Prendo questa e attenzione, perché la potrete montare sia in questa maniera che nell'altra, ma ovviamente solo una è quella corretta ed è questa. La parte con i due fori qua vicini va messa da questa parte qui, dove c'è l'elemento di dettaglio. Così mettiamo prima una vite, quella che volete voi. E poi mettiamo l'altra, allarghiamo un po', ecco qua, e stringiamo.
Ricordatevi sempre che quando ci sarà la prossima uscita, per chi non ha fatto l'abbonamento, perché altrimenti lo riceve ogni mese, 4 uscite riceve, ma per voi che magari fate la collezione con le edicole, ogni volta che vi arriva un nuovo numero andatevi a ripassare le viti che avete avvitato, solo quelle sul metallo. Vedrete che si saranno assestate un po' e vi daranno la possibilità di poter essere avvitate ancora un po'. Mi raccomando, senza esagerare, non dovete romperle. Bene, fatto questo, giriamo al contrario questo pezzo qua, ecco qui, rimuoviamo le due viti SM, dobbiamo andarla a mettere qui, guardate. Come potete vedere, qui abbiamo uno scasso e anche qui. E qui abbiamo un segmento che esce un po'. Ecco. Non vi potete sbagliare perché c'è soltanto una posizione che vi permetterà di metterlo all'interno, che è questa. Devo sostituire il cacciavite, un attimo, perché è troppo grande questo e non mi riesce a passare, quindi faccio così. Bene. Che spettacolo ragazzi, guardate. Adesso prendiamo quello che è stato montato fino a questa uscita. Sapete che io amo sempre fare vedere il punto in cui sono arrivato con i montaggi. Il motore, che meraviglia. Avete visto le curve perfette dei tubi? Con quella modifica che vi ho fatto vedere? Questo è il tubo che io ho sostituito, c'è il video dedicato, perché il mio era corto. E questo poi andrà messo così. Con i due semiassi, prendiamoli, aspettate che li prendo subito. Madonna ragazzi, che bello, guardate.
Perfetto. Ma pensate soltanto a quale progetto c'è dietro per riprodurre certi modelli. Impressionante. Ruota anteriore sinistra, eccola qui. Un musetto meraviglioso. Guardate soltanto quante luci a LED ha questo musetto di questa splendida auto. 10, con le frecce sono 10. Vi ricordo che sicuramente andremo poi a rimuovere queste 4 viti, ma non ci sono problemi. Quando arriveranno gli impianti elettrici per poter poi inserire i fili qua all'interno e farli entrare uno per ogni foro dedicato. Ed ecco cosa c'è qua. La targhetta è avvitata. Se vi ricordate, chi mi segue lo sa, pur essendo sempre di edizione Centauria, la Lancia Stratos ha la stessa targhetta, ovviamente quella ha il numero 10 e c'è scritto 1976, ma ha la targhetta con le finte viti e il biadesivo sotto. Anche qui abbiamo le viti vere della targa della macchina, e quello che mi piace di questa azienda è che si migliora. Quindi non bisogna dire perché la Lancia Stratos non ce l'ha e questo sì. Non ce l'avrebbe avuto nemmeno questa se fosse uscita prima della Lancia Stratos. È uscita prima la Lancia Stratos e successivamente hanno pensato di mettere proprio le viti. E sta sicuramente meglio. Ecco qui. La parte sotto abbiamo la vetroresina con la riproduzione della battuta delle guarnizioni, guardate. E qui l'adesivo paracalore, tutto in metallo, solo questa è plastica, la copertura, tutto il resto è in metallo. Bene ragazzi, ecco qua. Che meraviglia! Vediamo se riesco, un attimo solo, Che meraviglia! Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, mi raccomando non mancate, soprattutto ricordatevi, sempre che mi abbiate piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, sarete così aggiornati su tutti i video che pubblico. Ciao a tutti ragazzi e grazie ancora con tutto il mio cuore di continuare a dare vita al canale. Ciao, al prossimo video.